C'era una volta il mondo. No, trattenete pure le pance intolleranti, i cuori alleggeriti dal sapiente disincanto e gli indici accusatori della giuria perennemente seduta. È il mondo sbagliato quello di cui vi parlerò, non il nostro. Quindi per cui potete tranquillamente considerare il racconto e altresì il narratore smaccatamente fuori luogo, il tutto decisamente inopportuno. È sveglio, ma non si applica, è eccessivamente esuberante, come scrissero più volte sulla lapide scolastica. Nel mondo sbagliato vi era il mare. Sì, come il nostro, ma nella versione errata. 2 soli popoli vivevano nel mondo distorto: gli ospiti e i viaggiatori. Senza nessun'altra categoria, classe, e se proprio ci tenete dite pure razza, perché nel mondo sbagliato sarebbe andato più che bene usare siffatte parole. Sbagliate, intendo. Gli ospiti vivevano tutti su un'isola, che poi nel nostro mondo dovrebbe essere una limitata porzione di terraferma completamente circondata dalle acque. Ma siccome in quello sbagliato era l'unica terraferma, la sola, veniva chiamata la terra e basta. E non e basta nel senso di un banale e nient'altro, no? Piuttosto e basta, e che altro desideri di più della terra? Gli abitanti erano detti ospiti in maniera sbagliata rispetto a noi, no? Capisco la sorpresa, no? Essi erano ospiti perché tali erano, letteralmente, ospiti della terra che li ospitava, giammai signori e padroni, baluardi a difesa del suolo patrio e feticisti del sacro confine. Perdonate l'errore degli umani confusi del mondo sbagliato. L'altra metà del cielo era occupata, come già detto, dai viaggiatori, e anche costoro erano cosiddetti prendendo la parola alla lettera. Viaggiavano dalla nascita alla morte. Non di meno i nostri non venivano alla luce come noi altri. Adesso io non conosco bene la parola, sapete, non ci sono mai stato in questo mondo sbagliato, ma so che dovrebbe essere l'esatto contrario di naufragio e conseguente affondamento della nave. Ecco, nel mondo sbagliato è proprio all'inverso che i viaggiatori entravano in scena. L'acqua ribolliva, la schiuma si faceva densa e torbida e all'improvviso la vedevi. Prima la prua e poi tutto il resto. La barca, il barcone, la scialuppa, il gommone e financo il veliero, perfino la zattera, la fragile zattera, qualunque fantasia plausibile che fosse in qualche modo capace di superare indenne le onde, squarciava queste ultime e appariva, ricolma di vita, ricolma di loro, i viaggiatori. Sempre in viaggio, coerenti con il nome, tanto quanto le personali ragioni dell'esistenza. E perché nel mondo sbagliato il mare per i viaggiatori era come la terra per gli ospiti. Non è roba tua. Tu sei solo quello che lascia alle spalle la scia, magari con la speranza che non scompaia mai del tutto. E basta. E basta, stavolta vuol dire davvero e nient'altro. Qualcuno di voi si chiederà: cosa accadeva quando gli ospiti incontravano i viaggiatori? Risposta facile: in tutti i mondi, credo, sbagliati o meno. Laddove qualcuno sapesse di essere solo ospite della terra, si trovasse di fronte chi giunga dal mare, grato, estremamente grato a quest'ultimo di non aver preteso il massimo sacrificio in cambio, quindi finalmente salvo, sarebbe ansioso di raccontare e ascoltare, ma soprattutto non sarebbe in grado di vedere la differenza, perché ognuno dei due capirebbe all'istante di essere sempre stato entrambi, ospite e viaggiatore, nella vita dell'altro.